Il vapore più sostanzioso che abbia mai visto. L'orologio più provocatorio e provocatore della mia vita. Via con la sigla. Buongiorno e benvenuti a tutti in questo nuovo video. In questo video io farò la recensione di un altro Sante Castignani e vedrete che Sante Castignani, dopo il Treffler che mi pregio di possedere, quello a due quadranti, di cui uno dei due è il quadrante rifatto dell'orologio della Torre Vecchia di Firenze, il Treffler. Ora ho acquisito un altro Castignani e siamo 4 e non credo che mi fermerò, e cioè rallenterò ma non mi fermerò, e in questo caso si tratta di un altro art piece, ma che non potrebbe essere più diverso dal Treffler. E questo vi dà anche l'idea di quanto Castignani possa fare due art piece più o meno nello stesso periodo. È stato fatto prima il Treffler, ma non è a distanza di tempo enorme, circa un anno rispetto allo Steam, che vi andrò a presentare, ma è un altro art piece, ma in una chiave completamente diversa, e questa è la straordinaria qualità di Sante Castignani. E sia chiaro, completamente diverso rispetto a tutti gli altri orologi del maestro di Spello. Allora, Steam, perché si chiama Steam questo orologio? Io non l'ho chiesto a Sante Castignani, però qualcosa la sua storia me la dice, perché questo orologio dalle dimensioni enormi, in realtà, ma sorprendentemente indossabile, non dico su un polso piccolo come il mio da 16,5, ma su un polso da 18 sta bene questo orologio, anche se, ripeto, è enorme per certi aspetti, ma comunque comodo, come vedremo. Questo orologio in realtà era nato su una richiesta fatta a Sante Castignani, cioè quella di fare un saltarello, un orologio con calibro saltarello, che avesse la caratteristica di avere l'indicazione dei minuti e delle ore il più distante possibile. Quindi Sante Castignani scelse un calibro tedesco, cioè non tedesco, chiedo scusa, un calibro svizzero che si chiama Baumgartner. Forse, dico forse, potrebbe avere a che fare col Felix Baumgartner di Urwerk, perché viene da una famiglia di orologiai e questa Baumgartner è una casa svizzera che ha origini abbastanza antiche nel tempo. Di un saltarello anni 70 di per sé piuttosto economico, tant'è vero che l'ora non è neanche a scatto veramente istantaneo, è un semi istantaneo, ok? E è un calibro economico, addirittura la versione base, quella con un rubino, veniva montata sulla Migda Digitrend, quello da cui poi si è ispirato Max Bus per fare il 5 di Horological Machine, e poi la successiva 9 direi anche, e anche la 10, quella della ricorrenza dell'anniversario. Ma qui è in versione a 17 rubini, in versione lusso, quindi revisionabile, con un modulo di saltarello. Voleva questo orologio, era per un polso di grandi dimensioni. All'inizio l'idea era di fare un orologio steampunk, dopodiché sono iniziati, su richiesta del cliente, ad essere inseriti degli elementi che con lo steampunk non avevano più molto a che fare, degli elementi decorativi, come ad esempio quelli della Waffer di Bachelit e Micarta, e così poi ha perso molto del carattere steampunk retrofuturista che aveva, anche se in un certo senso lo mantiene, ma non è alla spartanità che è associata all'idea di steampunk, no?
ed è rimasto, quindi è stato completamente trasformato da Sante una volta che il cliente non ha più ritenuto di prenderlo, è stato completamente rivisto ed è uscito questo Steam che potrebbe essere appunto per steampunk, e probabilmente questa è l'intenzione di Sante, ma io ho visto che significa anche in inglese fumo, vapore, ed effettivamente non potrebbe essere l'orologio più vistoso che ci possa essere, o uno dei meno discreti che siano mai stati fatti. Di questo sono assolutamente certo, e in fondo un po' di vapore, un po' di fumo c'è, perché poi il calibro, tutto sommato, anche se in versione deluxe, è comunque economica. Eccolo qui, ne vedete un esemplare, si chiama 582, questa è la versione, ripeto, da 17 rubini, ma ha anch'essa lo scappamento pin lever, cioè a caviglia, quindi una versione semplificata rispetto agli orologi che montano invece, ai calibri che montano invece lo scappamento d'ancora svizzera. Qualcuno dice meno preciso, ma io nell'uso non ho rilevato una grossa imprecisione o maggiore di calibri, di altri calibri di quel periodo magari non eccelsi, ecco, diciamo. Oggi sarebbe una precisione non accettabile, ma con i criteri di oggi, in cui nei calibri base la cronometria è decisamente migliorata, ma per l'epoca e in generale per gli orologi meccanici non va male, è usabilissimo e pare sia robusto. Però poi vedremo che cos'è l'estetica e che cosa sono i dettagli e le decorazioni su questo orologio. Io sono innamorato cotto di questo orologio, mi piace da impazzire da quando ho visto il primo prototipo, e ora è nelle mie mani e io sono felicissimo. Quindi non pretendete la migliore oggettività nel giudicare da parte mia questo orologio, perché mi piace follemente. Andiamo a vedere finalmente l'orologio. Eccolo qui, le dimensioni le vediamo poco, le vediamo dopo, più tardi. Ora guardiamo cos'è questo orologio. Questo orologio ha innanzitutto questa struttura che è fondamentalmente di micarta, ed è la parte che vedete che sembra legno a un primo occhiata distratte da distante, ma in realtà è tessuto impregnato di resina epossidica, cioè di resina fenolica, cioè di bachelite. Quindi è un tessuto impregnato di bachelite che ha le stesse praticamente proprietà della bachelite, viene venduto in lastre perché di fatto è duro e resistente come più di un metallo. Viene usato, pensate, la micarta anche negli ingranaggi, per gli ingranaggi di meccanismi silenziosi, proprio perché ha delle caratteristiche non solo come la bachelite di poca conducibilità termica ed elettrica, ma anche ha delle caratteristiche di resistenza straordinarie. Quindi la struttura è in diversi strati di micarta, alternati con bachelite, con righe di bachelite color crema, che sono riciclate, cioè nel senso che sono tratte da, in genere, apparecchi elettrici di decenni fa, perché mentre la micarta si trova in alcune ferramenta, invece la bachelite non si trova più, quindi perché non viene più usata. Come di bachelite anche quella misteriosa e un po' inquietante freccia verde che spunta da un foro della platina superiore dell'orologio, e vedremo cosa indica, anche se già ve lo potete immaginare. E quindi è un wafer di bachelite micarta, ma per dare poi la giusta rigidità alla struttura, come vedete vi è l'acciaio. Tra l'altro guardate queste anse, solo queste anse tutte fatte a mano, come tutto l'orologio da Sante Castignani, sono di per sé un vero capolavoro, come potete vedere, qualità
rifinitura, già solo le viti, guardate cosa sono queste viti. Ecco, qui c'è un piccolo danno che ho fatto io, e guardate un po' che razza di finitura, di anglage, ma soprattutto queste anse asimmetriche, perché poi vedete il quadrante è leggermente spostato verso l'alto. Allora, come vi dicevo, ci sono queste anse asimmetriche in corrispondenza delle viti, però c'è all'interno di questa struttura una sorta di avvitamento di parte filettata in acciaio, quindi la vite non si innesta direttamente sulla micarta, il che avrebbe potuto essere, diciamo così, dubbio l'effetto sulla resistenza, ma si innesta in una parte in acciaio che si collega da una parte all'altra, una sorta di barra in acciaio con due filettature per le due viti, e questo dà ovviamente rigidità a tutta la struttura. E idem qui, solo che qui abbiamo due barrette a cui si invitano le due viti, perché ovviamente c'è la corona di mezzo, quindi invece di usare un'unica barra ne ha usate due più piccole. Qui Sante ha fatto tutto, eccetto il calibro ed eccetto questo disco bianco, anch'esso molto non asimmetrico, ma non centrato, che fa parte del calibro su cui ha posto la scritta Castignani. Anche questo fa parte del calibro dell'orologio originale. Per il resto ha fatto tutto il resto, anche il disco rosso, il disco verde, ha fatto i vetri plexi, e qui ce ne sono due con due cornici in acciaio, vedete, quello più grande, c'è questa sorta di rete magnificatrice che evidenzia l'ora. E poi vedete, c'è la sfera in bachelite verde che è il riferimento per i minuti, e poi vedete che sopra la sferina dei secondi Sante Castignani ha realizzato una microscultura, micro, che riproduce un aeroplano che vola, che quindi dà l'idea di volare attorno a questo sistema. Una microscultura fatta da lui, e quindi è capace anche di fare microsculture, nemmeno lui lo sapeva. Ora, guardate un'altra caratteristica di questo orologio, che è il fondello. Adesso lo vedete non pulito, perché l'ho indossato questo orologio, lo pulisco un po' in diretta, ma non è questo che dovete vedere ovviamente. Ecco, guardate un po' che cos'è questo fondello tutto in acciaio, tutto un pezzo unico con il retro delle anse, tutto rifinito alla perfezione. Diciamo che con questo orologio, con il Treffler e anche con un altro suo orologio completamente diverso che si chiama Roswell, Sante Castignani secondo me ha raggiunto un altro e superiore livello di finitura degli orologi, che è un po' meno sdrucita, quindi lascia un po' meno trapelare la totale artigianalità, ma è più perfezionata, e quindi è uno step ulteriore successivo. E guardate la corona, solo la corona meriterebbe un discorso per la sua finitura strepitosa, e vi prego anche, ed è comodissima tra l'altro da azionare, perché si ricarica praticamente, visto che c'è poco spazio con il cinturino, si ricarica col pollice, no? Ed è veramente comodissima, ed è comoda anche per regolare le ore e i minuti. E guardate un po' anche la finitura che c'è tra le anse, che è una novità anche per gli orologi di Sante. È una sorta di finitura che sembra martelé, no? Come frosted, come su certi orologi di Audemars Piguet, no? Che è stata poi una gioielliera italiana a indicare, a mettere a punto questo sistema di finitura per gli orologi Audemars Piguet. La tecnica non è la stessa, ma il risultato è molto simile, cioè sembra
sembrano colpi di martello, no? Sembra una superficie martellata, comunque molto bella e molto riuscita. E come sapete tutto ciò è stato fatto a mano, completamente a mano. E ora andiamo a vedere la fibbia. Ecco la fibbia lavoratissima con inserto anch'esso in micarta e barchelite e guardate solo appunto il profilo curvo tutto ad anglage e guardate che livello di finitura abbiamo. È veramente molto molto alto. Del calibro vi ho già detto, quindi direi che possiamo passare al suo corredo, che è la parte meno importante, ma comunque c'è e ne dobbiamo dare. Ecco qui l'orologio come sta al mio polso, sì è grande, su questo non ci sono dubbi, è grande per il mio polso, ma un po' poi questo è un orologio che rimane comunque non anonimo e non discreto neanche su un polso grande, anche se ovviamente lo porta con più agilità e con più facilità. Ecco, un altro pregio è la leggerezza, perché c'è il plexi, perché comunque la micarta e la bachelite sono leggere, tanto più rispetto alla robustezza che sono in grado di offrire. Ma dicevo della scatola, la scatola che Sante Castignani ha riservato per questo orologio, sapete che usa scatole riciclate, diciamo così vintage, è questa curiosa scatola che è questa curiosa, è una scatola probabilmente di attrezzi, ecco, probabilmente questo è, adesso la apriamo così vediamo l'interno di questa scatola. Qui c'è il solito certificato di proprietà relativo a questo orologio, inox, vedete, perché in effetti penso che le anse siano di inox e forse anche i bordi dei due vetri plexi. Qui abbiamo il panno Bergeon per pulire e la sua soluzione per appunto togliere i graffi, più che per pulire serve a togliere i graffi. Qui abbiamo un altro cinturino nero che lo rende un po' più elegante e poi abbiamo un'altra piccola tasca che insomma può sempre essere utile, sempre nello stile di Sante Castignani. E ora passiamo a un commento più generale su questo strano e particolarissimo orologio. Diciamo che la scatola è quasi in stile steampunk davvero, è l'elemento veramente steampunk di tutto l'orologio, che è rimasto art piece, è un vero e proprio art piece. Prima di tutto perché più che un orologio è un oggetto di estetica, di decorazioni, di capacità decorative, di finitura, di uso di materiali desueti ma dalle grandi proprietà. È veramente un esercizio di bravura straordinaria, realizzativa, ma anche ideativa di Sante Castignani, malgrado abbia avuto un iter un po' travagliato, complicato. Lì Sante ha voluto esagerare, cioè esagerare era diventata la parola, no? Esagerare nelle decorazioni, esagerare nelle dimensioni, è un orologio esagerato. Per questo che poi forse la traduzione di steam come fumo, come vapore, no? Non è poi così impropria, anche prescindendo da steampunk. È un art piece, perché appunto, anzi, prima ancora che un orologio, ha un'estetica, e comunque l'ora, come su tutti i saltarelli, si legge bene, saltarelli a ore vaganti, perché le ore e anche i minuti sono appunto dischi che si girano, e poi c'è addirittura questo piccolo aeroplano che indica i secondi, in alluminio, una microscultura in alluminio, sempre risante. È un art piece anche perché nell'insieme
è una scultura di fatto, anche per come è realizzato, nell'insieme dei colori e degli elementi grafici che ci sono. Io vi vedo soprattutto, innanzitutto ci sono colori caraibici, no? Un'armonia di colori caraibici, si pensa a certi contenitori di sigari cubani, ma penso anche al Centro America, penso al Messico e a pittori come Frida Kahlo, ma anche come Diego Rivera, pittori surrealisti, ma c'è anche Dalì, che era infatti un altro pittore surrealista, ma spagnolo. Ecco, io ci vedo questi riferimenti all'arte visuale, quindi a un certo tipo di colori. Poi c'è quell'elemento della sfera verde, in bachelite verde tutta lucida, che sembra quasi luminosa, che spunta da un buco, sembra quasi un bruco, scusate il gioco di parole, ma l'idea che mi fa è un po' quella, quindi sembra quasi qualcosa di vivente. Per questo c'è anche nell'allegria, nel calore dei colori, c'è anche qualcosa di minimamente tetro e triste nella riproduzione, nella tavolozza di questo oggetto di arte visuale che è anche un orologio. Per me è straordinario, io ne sono innamorato, comodissimo al polso perché per fortuna è leggero. Se questo fosse fatto di acciaio, ma io penso anche avesse un'anima interna di titanio, sarebbe difficile avere una leggerezza così. È proprio grazie alla micarta e anche all'uso insieme alla bachelite, all'acciaio inox che ne è stato fatto. E certo, il calibro, ripeto, un calibro della crisi del quarzo, ma estremamente robusto, sono saltarelli che non si fermano mai e sono noti per la loro robustezza e la loro affidabilità, ovviamente tutto restaurato, revisionato da Sante Castignani. E che dire, io sono innamorato, ringrazio Sante, per me è un altro grandissimo privilegio poter indossare questo orologio che amo alla follia. E infatti un po' di follia c'è anche in questo orologio. Bene, con questo per il momento è tutto, vi ringrazio, vi saluto, iscrivetevi, mettete like, lascio in descrizione il link del video in cui Sante fa vedere come realizza il sandro, così potete avere un'idea e rimarrete senza parole delle tecniche che usa, cioè lui usa degli strumenti ovviamente e tanti strumenti diversi a seconda dei materiali, ma sono tutti strumenti la cui mano dell'uomo è fondamentale, non c'è nulla di controllo numerico, è tutto azionato o a mano o comunque sono strumenti in cui l'apporto, la pressione, l'uso, la velocità, la sensibilità della mano di Sante è determinante per il risultato finale. Quindi strumenti che non si usano più da tanti decenni nell'orologeria vedrete in alcuni casi come quasi fosse un linguaggio che lui ha autoappreso, ha imparato vedendo video, tanti video su YouTube, vedendo tecniche artigianali di questo tipo anche inerenti a oggetti diversi e il risultato è strepitoso ed è una capacità che non credo abbia tanti uguali nel mondo oggi. Bene, vi ringrazio, vi saluto al prossimo video. Ciao!